Simone Azzani. La bella Italia è campione del mondo, il cielo è dipinto d'azzurro per la seconda volta consecutiva. Ci sono carezze ad un pallone che valgono come legami e valori indissolubili, dal capitano al leader silenzioso. Una narrazione che parte da lontano, che vive in crescendo e che nel momento di massimo splendore di colpo si interrompe. Quel battito che ti ha sempre spinto e portato fin lì diventa irregolare, rischiando di farti perdere tutto ciò per cui hai sempre lavorato. Ma il destino ti sorride, ti rimette al tuo posto, con la possibilità di schiacciare forte per un'ultima volta colorata di azzurro. Le mani di Capitan Giannelli si tendono verso le tue, come a volerti consegnare qualcosa che in fondo tuo lo è sempre stato, e dipingono il penultimo istante della fine di una storia che ha rischiato di non essere scritta. Ma ora ci sei, tiri forte e ti rimetti sul tetto del mondo, lì dove la storia si era interrotta. L'urlo liberatorio ti riporta alla realtà che hai sempre meritato e che ti sei ripreso con un primo tempo eterno. Amiche ed amici di Motion Talks, Simone Anzani. Prima di continuare, se ti piacciono questi contenuti e queste storie di sport, iscriviti al canale per non perderti neanche un episodio. Magari lascia anche un commentino tattico per svegliare l'algoritmo. Dietro ad ogni video c'è tanto lavoro e questo è l'unico modo che hai per supportarci. Per noi il tuo aiuto è fondamentale. Grazie mille. Per capire perché quel primo tempo vale più di un trofeo bisogna tornare all'inizio. Bizzarrone, provincia di Como. Simone nasce il 24 febbraio 1992. Cresce tra sport e normalità, nuoto, karate e tanto calcio. La pallavolo non è il suo primo amore, ma quando la incontra a scuola succede che cambia la mappa. Nel 2007 entra in una piccola realtà del Comasco, la Iaca Volley. A luglio 2008 la chiamata nella selezione Lombardia per il trofeo delle regioni. Poi il treno per Treviso. Lo vede la Sisley. A settembre 2008 è nella cantera più leggendaria d'Italia. Sono 3 anni di fondamentali scolpiti e maturità presa al volo. È una trasformazione silenziosa, un sedicenne che lascia casa per inseguire una maglia azzurra che ancora non sa di poter indossare. Dietro quel salto ci sono 2 genitori che non fanno rumore, ma sostengono sempre. La mamma Paola sarà il primo abbraccio al ritorno da un oro europeo. La famiglia è bussola e rete di sicurezza. A mia sorella Valentina e a me non è mai mancato nulla. Ecco, qui non parliamo di retorica, parliamo di una base, di un vai, ci siamo noi. Quando a 16 anni si sceglie la strada più difficile. Il professionismo arriva presto. Compete per un biennio nella categoria cadetta, in A2. Prima nel 2011 a Loreto e poi a Sora nel 2012. Nel 2013 approda in A1 con Verona. 4 anni a farsi muscoli, ossa e carattere, mettendo in bacheca il primo titolo europeo con un club. Nel 2016 vince la Challenge Cup con Calzedonia Verona, ribaltando la finale a Novi Urengoy e alzando il trofeo in trasferta. In parallelo l'azzurro gli si cuce addosso e i risultati non tardano ad arrivare. La scintilla si accende nel 2013 ai Giochi del Mediterraneo dove conquista l'oro con una selezione Under 23 guidata da Andrea Giani. Il 2014 è l'anno dell'esordio con la nazionale maggiore, in World League, chiusa con il bronzo. Risultato replicato anche all'Europeo 2015 e migliorato lo stesso anno alla World Cup, con l'argento che vale il pass per le Olimpiadi di Rio 2016. Sono medaglie tecniche e caratteriali di un centrale che sa essere affidabile. Muro presente, primo tempo pulito e letture rapide sulla veloce avversaria. La stagione 17-18 è quella che ti cambia la carta d'identità. Direzione Umbria. Perugia con il triplete italiano. Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Sono i primi anelli di una catena che legherà la sua carriera a sfide di vertice. L'anno successivo arriva chiamata da Modena. A ottobre subito Supercoppa contro Trento. Tie break portata a casa e Coppa in volo. È la restituzione al Palapanini di quello che il palazzetto gli sta insegnando. Pressione e responsabilità. Poi 5 anni nelle Marche, a Civitanova. Con la Lube Anzani entra nel ciclo delle corazzate e fa lo step definitivo. Mondiale per Club 2019, Coppa Italia 2020, BIS 2021, Scudetti 2021 e 2022. È la consacrazione definitiva di un giocatore che ha trovato il suo posto all'interno di un sistema vincente. E quando la posta in palio si alza, lui c'è. In quegli anni con la nazionale arriva il biennio che definisce una generazione.
Nel 2021 gli azzurri vincono l'Europeo in rimonta sulla Slovenia, con Giannelli MVP e con l'Italia che torna regina del continente dopo 16 anni di digiuno. 2022, mondiale in Polonia. Con Katowice ai suoi piedi l'Italia spezza il dominio dei padroni di casa e si prende il mondo. Il nome di Anzani compare sempre, così come il suo carisma. Il leader silenzioso di un gruppo che lavora per prendersi tutto. Manca solo una medaglia per scrivere la storia. L'oro olimpico, che farebbe battere il cuore di tutta una nazione. Una caratteristica dei centrali, e in particolar modo di Simone, è quella di fare il lavoro sporco che non rientra nelle statistiche. Tutto ciò che viene classificato come intangibles, dettagli invisibili ma che fanno vincere le partite. Insomma, il loro è un ruolo di sacrificio e di cuore. Ironia del destino, quello di Simone è tanto grande quanto irregolare. Emergono aritmie, Anzani si sottopone ad un intervento di ablazione cardiaca. In sostanza il cuore dell'azzurro batte in maniera irregolare, con impulsi elettrici disordinati. Con l'ablazione si mira a isolare o spegnere quelle zone cardiache da cui partono questi segnali anomali. È l'inizio di un percorso che farà comprensibilmente soffrire Simone. Con la Lube rientra, ma c'è bisogno di rieducare il proprio corpo e la propria mente. Inizia a lavorare col gruppo azzurro per preparare le Olimpiadi di Parigi, ma a luglio 2024 arriva la doccia fredda, gelata. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI lo sospende nuovamente dall'attività agonistica. In un istante passa da protagonista a spettatore del sogno di una vita, a sole 3 settimane dall'inizio dei giochi. Umanamente è il momento più duro. Un boccone troppo amaro da mandar giù. Un boccone che sa di resa. Modena Volley in un comunicato ufficiale dichiara che la salute di Simone è la priorità assoluta. Nella sua testa avviene tutto e il contrario di tutto, c'è un po' di confusione ampiamente giustificata e l'idea di appendere le scarpe al chiodo è molto più di un semplice pensiero negativo. Il 16 luglio 2024 la FIPAV ufficializza che Anzani dovrà sottoporsi a un nuovo intervento di ablazione. La procedura riesce, ma il recupero è delicato. La parte più faticosa non è più l'allenamento, ma la prudenza. Simone non ci sta, vuole tornare e a settembre finalmente arriva la benedizione dall'alto. Idoneità sportiva agonistica riconosciuta dal CONI. È scritto nero su bianco nei comunicati federali e di Lega. Il vice capitano azzurro è tornato. Modena, con la quale aveva firmato il 6 maggio, lo festeggia e lo riabbraccia. È di nuovo giallo-blu, una scelta che profuma di rinascita. I giorni prima sei lì che fremi dalla voglia di tornare in campo a giocare, di allenarti, di stare con la squadra e sei come il leone in gabbia, no? Io ho sempre detto questo. Simone ha esperienza da condividere con i giovani, leadership silenziosa e gli automatismi con Giannelli in nazionale come patrimonio comune. Il segnale è che in parallelo anche la macchina Italia è tornata a regime e arriva in Cina. BNL 2025 a Ningbo. L'Italia sale per la prima volta sul podio della manifestazione. Argento dietro a una Polonia irreprensibile che in finale si impone per 3-0. Non è un trionfo, ma è comunque un metallo che pesa, perché consolida una squadra che pochi mesi dopo giocherà il mondiale con la giusta consapevolezza. Nelle Filippine il percorso è macchiato solo dalla sconfitta al tie-break contro il Belgio nella fase a gironi, un 13-15 che però non intacca la qualificazione. L'Italia si prenderà la rivincita una settimana più tardi, nei quarti di finale, con un secco 3-0. In semifinale c'è la Polonia. È il rematch della finale della VNL, una partita in cui l'Italia cerca vendette e soprattutto vuole dimostrare a tutti di aver fatto il salto di qualità definitivo. Per tutti è una finale anticipata e lo spauracchio polacco è di quelli che fa paura. Ma gli azzurri non si scompongono e con 3 set di pura intensità chiudono la contesa. Siamo ai mondiali per arrivare fino in fondo. Non siamo fenomeni, siamo una famiglia. In finale ci aspetta la Bulgaria, squadra giovane, talentuosa e, citofonare agli Stati Uniti, totalmente imprevedibile. Manila, 28 settembre 2025. Il tabellone dice Italia-Bulgaria, finale dei mondiali. Dentro al Molo Fase Arena ci sono 15.682 spettatori. Il palazzetto ribolle. La partita è una storia in 4 atti ben distinti. Il primo set, controllato con cinismo, si chiude 25-21 per gli azzurri. Il secondo, dominato con la forza dei breakpoint, 25-17. È 2-0 Italia.
ma nel terzo set qualcosa si inceppa. La Bulgaria sa come girare una partita, l'ha già fatta nei quarti di finale contro la nazionale a stelle e strisce ribaltando uno 0-2. Alza il ritmo in banda, sfrutta Nikolov e strappa il set 25-17. Una reazione feroce che rimette tutto in discussione. Poi, nel quarto set, l'Italia si ritrova e gioca come si gioca quando si sente che il momento è quello giusto, con ferocia, lucidità e controllo. La forbice si allarga sempre di più e la nazionale di Fefè crea un importante vantaggio punto dopo punto. È un'Italia che sa quando accelerare e quando rallentare, che ha imparato a gestire i momenti come solo le grandi squadre sanno fare. A turno si ergono tutti i protagonisti. Giannelli, Romanò, Micheletto, Bottolo, Balaso, Galassi sono i principali rappresentanti di un gruppo che non conosce più limiti. E in campo c'è sempre lui, Simone Anzani, il centrale che spesso vive lontano dai riflettori, quello che fa il lavoro sporco, che non rientra nelle statistiche. Corre ogni schema anche quando non riceve palla, sposta il muro, blocca angoli invisibili, dà al palleggiatore soluzioni rapide e sicure, come sul 24-10 Italia. Match point. Bottolo dalla linea di fondo tira una sassata delle sue, cerca l'ennesimo ace della sua finale, provando a chiudere il mondiale alla sua maniera. La Bulgaria si salva, ma la ricezione è sporca e la palla si impenna. Nikolov con una torsione alza per Asparov, ma il tocco è leggermente corto, staccato da rete e i bulgari non riescono a contrattaccare. Simone e Simone. Compagni di stanza dal 2015, 10 anni dopo ancora uniti per un'ultima difesa azzurra. Il muro italiano spizza la palla, ammorbidendo la traiettoria. Micheletto riceve comodo e affida il destino dell'Italia nelle mani del capitano. Giannelli legge il campo, finta di allargare il gioco e invece tiene corto. È il segnale per Anzani, che lo conosce troppo bene e ha già capito che stavolta il lavoro sporco lascerà spazio ai riflettori. Le braccia di Simo, dietro il tronco, si caricano come una molla. I deltoidi posteriori agiscono concentricamente per portare gli arti paralleli al terreno. Il busto si chiude grazie all'azione dell'iliopsoas e le spalle si abbassano. È il contromovimento, la scintilla che trasforma il gesto in potenza. La spinta nasce da un impatto secco. Il tallone destro tocca terra. È l'istante in cui l'inerzia si ferma e l'energia del passo in avanti si trasforma in spinta verticale. Gli ischio-crurari si attivano per primi, controllano, stabilizzano, preparano il corpo al salto. La gamba è in mezzo squat, mentre la sinistra viene richiamata e allineandosi all'altra appoggia la punta del piede coinvolgendo il metatarso. Da lì parte tutto. Le gambe piegate generano la propulsione, si attivano i quadricipiti, i glutei spingono verso l'alto e il corpo inizia la salita. Da quel momento tutto lavora insieme. Arti inferiori e superiori si muovono in sinergia, gli angoli delle tre articolazioni principali si aprono e il core tiene unito il corpo, lo stabilizza, lo controlla. Senza di lui la spinta si disperderebbe e con essa anche la verticalità. In aria il braccio destro si apre all'indietro, crea tensione e prepara la catena anteriore. Poi arriva l'impatto sul pallone. Una scarica coordinata tra vari compartimenti muscolari. Deltoide anteriore, gran pettorale e serrata anteriore generano la spinta, mentre il core e il braccio opposto fungono da punto d'appoggio per chiudere e stabilizzare il movimento. Come se per un attimo l'attaccante galleggiasse in aria, insieme all'arto inferiore opposto che chiude e stabilizza la spinta. Infine la discesa. La gamba destra funge da equilibratrice di un salto che trova un atterraggio controllato nell'arto inferiore sinistro, dove gli ischio-crurali lavorano in eccentrico, assorbendo l'impatto insieme a tutta la muscolatura della gamba e al core, che agisce come sempre come punto di ancoraggio per mantenere equilibrio e proteggere le articolazioni nella chiusura del gesto. Palla a terra e contatto quasi simultaneo col suolo. Mentre il rimbalzo sale verso il soffitto, Giannelli ammira il compagno in un silenzio complice. L'urlo di Simone sembra liberare 2 anni di attesa. Quell'urlo non nasce quel giorno però, nasce quando un adolescente fa la valigia per Treviso, quando un centrale di provincia diventa atleta internazionale, quando con Verona mette le mani sulla sua prima Coppa Europea, quando con Perugia scopre cosa significa vincere 3 trofei in un anno, quando a Modena impara a convivere con le aspettative, quando a Civitanova colleziona titoli e pressione, quando con l'Italia si mette al collo i grandi ori europei e mondiali. E nasce, soprattutto, nella stanza di un ospedale, quando devi fidarti del tuo corpo e dei dottori. E l'unico allenamento possibile è la pazienza. Nasce anche in tutte le estati passate lontane dalla sua famiglia e dalle sue bimbe, per inseguire un sogno che per un attimo si era preso una pausa. Ma ora è tempo di rallentare un po'. Certi momenti nella vita di una persona non ritornano e oggi Simo lascia la nazionale per poter recuperare un po' di tempo da dedicare ai suoi cari, come mai ha fatto fino ad ora.
C'è un ultimo tassello, meno visibile ma fondamentale per capire l'uomo oltre al giocatore. Nel 2025 Anzani è eletto segretario della commissione atleti FIVB per il quadriennio 24-28. Significa voce, responsabilità, rappresentanza globale. Non è solo un titolo, è un ruolo che racconta fiducia e credibilità, di uno che parla poco, pesa le parole e vuole costruire. Il suo palmarès mette in fila parecchi trofei perché la memoria nello sport va sempre rispettata. Ma non è solo un elenco di titoli, è la spina dorsale di una carriera costruita senza scorciatoie, con l'umiltà di chi sa che i centrali sono l'arte dell'invisibile, finché non arriva il momento di firmare la palla più importante. Per me questa è una medaglia, ma la mia medaglia più grande siete voi. Vi voglio bene. Simone Anzani.